Come ultimo video di gennaio ho pensato di fare una cosa un po' meno filosofica e un po' più, diciamo, mondana, perché comunque l'opera è anche questo, è anche mondanità, quindi i vestiti, le serate, i gioielli, le tradizioni, quindi il teatro, l'opera è anche questo aspetto. Per cui, proprio perché stiamo parlando di gennaio, il tema dell'inizio, del cominciare, ho pensato di dedicare questo video all'inizio per eccellenza, ovvero la prima. La prima è l'evento forse più atteso di una stagione teatrale, è proprio l'evento più mondano in cui proprio si dà avvio alla stagione del teatro. Oppure c'è un altro tipo di prima che riguarda invece l'inizio di una produzione d'opera, di appunto un titolo. Ci sono, diciamo, questi due tipi di prima e adesso andremo a vederli entrambi. Allora, la prima per eccellenza, quella diciamo a cui sicuramente tutti stiamo pensando, credo sia la prima alla Scala in questo momento. Ecco, la prima che rappresenta la prima alla Scala è l'apertura di stagione, quindi si dà inizio al nuovo anno di una stagione di un teatro. In questo caso appunto si può parlare della Scala, ma ogni teatro ha la sua prima. Ma nel concreto, cosa rende la prima diversa dalle altre serate? Allora, nello specifico lo spettacolo è sempre lo stesso, diciamo a livello di spettacolo di opera in realtà non cambia nulla, perché la prima è la prima serata di una determinata opera, naturalmente un'opera che apre la stagione, quindi diciamo è un evento un po' più particolare, però comunque lo spettacolo è sempre lo stesso. Quello che può cambiare per una prima che è apertura di stagione, intanto in primis è sicuramente il cast che va a fare la prima, solitamente è un cast stellare, ci sono le più grandi voci del momento, quindi cioè è veramente un tripudio di VIP dell'opera, ci trova veramente la crème della crème in quel senso, ma quello che in realtà dal punto di vista mondano ci interessa sono le persone che vanno a questo tipo di eventi e naturalmente tutto il codice di abbigliamento e i rituali che ci vanno dietro. Partiamo con calma. Le persone. Allora, il pubblico delle prime, dal punto di vista di chi arte la fa, si sa che è un pubblico freddo, che non applaude. Perché non applaude? Perché in realtà gran parte delle persone che vanno alle prime, in particolare all'apertura di stagione, che è un evento in sé per sé, la maggior parte non sono realmente interessate all'opera, non sono interessate al titolo che stanno andando a guardare, ma sono interessate ad andare all'evento. Quindi il più delle volte il pubblico che si trova alla prima non è particolarmente caloroso perché comunque non ha un grande interesse a seguire lo spettacolo. Ma quindi di che persone stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di persone che sono solitamente le più influenti della zona in cui si trova il teatro. A parte il teatro magari alla Scala o teatri grossi come non so anche il San Carlo, la Fenice, che magari richiamano anche persone da fuori, persone magari importanti a livello nazionale o internazionale, per cui troviamo persone influenti, solitamente molto abbienti, per cui è più che altro un'occasione per questo tipo di persone di incontrarsi. Solitamente infatti il foyer diventa anche un luogo di incontro per stringere accordi o comunque per stringere amicizie che poi possono essere utili per stringere accordi al di fuori del teatro. Ci sono anche poi i retropalchi, non in tutti i teatri, ma in alcuni teatri ci sono anche i retropalchi, quindi una zona ancora più privata in cui poter invitare o meno certi tipi di persone, per cui la prima ha più che altro un ruolo sociale, quindi sia appunto per permettere a persone dello stesso, diciamo, contesto, dello stesso ceto, anche se possiamo definirla così, di incontrarsi e poi naturalmente è anche un'occasione per sfoggiare tutti i tipi di vestiti, gioielli e qualsiasi altra cosa ci venga in mente. Direi quindi che si è introdotto da sé l'argomento vestiti. Allora, come ci si veste ad una prima? Che cosa è bene indossare, cosa non è bene indossare? Allora, in realtà ci sono due grandi categorie, i vestiti maschili e i vestiti femminili. I vestiti maschili, appunto per i signori, in realtà non c'è molta scelta, di solito c'è lo smoking o il frac. Uno dei due, poi magari che hanno vari tipi di stoffe, magari qualche decorazione, però di solito è smoking, frac, neri,
magari appunto ci sono magari poi c'è chi preferisce mettersi la pochette, chi altri invece magari il papillon, chi invece la cravatta, chi utilizza le camicie coi gemelli. Beh, solitamente le mettono tutte le camicie coi gemelli alle prime, dipende il tipo di gemelli, il tipo di scarpe, in vernice, non in vernice. Sicuramente comunque è il massimo dell'eleganza maschile. Non si vedono scarpe sportive o magari pantaloni semiformali, è proprio il massimo della formalità. Dalla parte femminile invece le cose sono simili ma un po' diverse, nel senso che le signore hanno una maggior varietà di vestiti, di possibilità, non devono per forza andare con un tipo di modello in particolare, però devono indossare un abito da sera. Naturalmente per abito da sera ci sono un'infinità di definizioni, non c'è l'abito magari, non so, da Cenerentola, piuttosto che un abito a sirena, cioè veramente in questo caso ci si può sbizzarrire. Quindi dal punto di vista femminile la varietà è veramente infinita, poi i colori, dopo ci sono gli scolli, chi appunto preferisce gli spacchi, c'è veramente di tutto, per cui non c'è una regola in particolare. Quello su cui sicuramente, come per i signori, non si può transigere è andare vestiti sportivi o comunque insomma non da gala. Bisogna essere vestiti molto bene, però dall'altra parte una cosa importantissima per quanto riguarda il guardaroba femminile è il non essere volgari, perché comunque il teatro è un luogo molto elegante, molto raffinato, per cui diventare volgari questo proprio stona, per cui massima libertà, ma finché siamo all'interno del buon gusto. Qui poi ci sarà chi può essere d'accordo, chi può non essere d'accordo, però dall'altra parte è un tipo di luogo che ha questo tipo di tradizione, per cui se si decide di andare in particolare alla prima, che è un evento con diciamo dei suoi crismi, sicuramente non si può transigere da questa cosa, perché comunque poi si risulterebbe fuori contesto, non è proprio il massimo. Per cui diciamo sono da evitare quegli abiti che magari sono eccessivamente corti e magari anche non tanto eccessivamente scollati, perché se l'abito magari è molto scollato e la gonna è lunga non ci sono problemi, però sono quelle combinazioni magari di gonne eccessivamente corta, scollo profondo, oppure completamente schienato dietro e scollo profondo, oppure sempre molto corto e schienato, per cui di solito si preferisce mettere in risalto un punto solo, per cui magari se c'è uno spacco profondo il resto del vestito sarà abbastanza chiuso, come se c'è uno scollo profondo, la gonna sarà lunga, insomma di solito c'è questo tipo di regolamento, se possiamo dire. Se vogliamo poi aprire il capitolo di gioielli, borse, scarpe e chi più ne ha più ne metta, allora in realtà anche lì c'è una libertà infinita, si può veramente fare quello che si vuole, non c'è limite, diciamo, si possono mettere orecchini importanti, collane importanti, bracciali, mettere anche la combinazione in tutti e tre, che solitamente si evita perché è eccessivo, però alle prime veramente si può dare libero sfoggio. Sempre naturalmente magari cercano di evitare essere pacchiani, sempre naturalmente parlando dell'ambito femminile. Dell'ambito maschile è sempre un po' più contenuto. Da gioielli di solito ci sono i fermacravatte o comunque tutti gli accessori che possono servire alla giacca oppure i gemelli per le camicie, per cui c'è tutto comunque il mondo degli accessori maschili che anche quelli possono essere usati, come possono essere anche gli anelli se piacciono, insomma veramente c'è il massimo della libertà. Poi per quanto riguarda le scarpe delle signore c'è veramente l'universo, cioè si può scegliere il tacco, solitamente si preferisce il tacco, magari sandalo, un décolleté, appunta, non importa, veramente, cioè, in questo caso c'è il massimo della libertà. Poi anche lì, solitamente non si bada tanto alle altezze dei tacchi o alla, diciamo, comodità delle scarpe, perché solitamente chi va alle prime fa molta poca strada a piedi. Se poi magari sapete che dovete fare della strada a piedi per arrivare al teatro, magari un tipo di scarpa particolarmente scomodo lo eviterei o magari ci nasconderei un cambio scarpa. Questi sono un po' tecnicismi, ecco. Però magari una volta potremmo farlo un video in cui parliamo, diciamo, come prepararsi per andare a teatro per chi è pendolare, perché comunque ci sono tante cose che ho imparato negli anni per andare a teatro e magari possono essere utili a qualcuno. Allora, abbiamo visto il tipo di evento, come ci si veste e abbiamo parlato però che ci sono anche, diciamo, dei rituali da fare, comunque una specie di cerimonia per andare alle prime.
Di cosa si tratta? Allora, non è che magari sia qualcosa da studiare a casa, però ci sono comunque delle cose per cui stare un attimo attenti o comunque insomma da guardare per non sembrare proprio delle persone che non sono mai state a questo tipo di eventi, non sanno come muoversi. Infatti, se doveste mai andare ad una prima, vi consiglio veramente di magari andare nello stesso teatro qualche recita prima, non lo so, a vedere qualcos'altro in una recita pomeridiana, quindi molto più tranquillo, ed esplorarvi il teatro. Così quando arriva il giorno della prima in cui tutti quanti sono super esperti e se la tirano tantissimo, perché comunque alla fine è un insieme di persone che si stanno mettendo in mostra e vogliono apparire, per cui potrebbe essere un'ottima soluzione andare a vedere il teatro prima di andare alla prima. Tanto per farvi un'idea di dove sono, banalmente dove sono i bagni, dov'è il guardaroba, se c'è un caffè, un bar all'interno del teatro, come è fatto il teatro, dove sono le scale, banalmente, le maschere, dove sono, questo tipo di cose che non è che siano particolarmente complesse, però comunque sono delle accortezze quando si va a teatro, insomma, per essere anche più tranquilli e godersi di più l'evento. Quindi, cosa si deve fare quando si va ad una prima? Allora, intanto, appunto, essere sereni, essere sciolti, disinvolti. Prima cosa, entrate col biglietto digitale, cartaceo, quello che preferite, ma importante, importantissimo, andate subito in guardaroba, perché così vi liberate del cappotto, delle borse, qualsiasi cosa, siete subito pronti, mettendo in mostra il vostro vestito e anche perché appunto non andate a sedervi, avete il cappotto e tutte le altre cose e così potete subito mettere in mostra il vostro vestito. Bisogna poi arrivare con anticipo perché l'evento in sé si svolge in foyer. Ci sono un po' tutte queste, diciamo, mondanità da fare. Ecco, appunto è un evento proprio prettamente mondano in cui magari la gente va al caffè, si prende i cocktail, si prende ma qualsiasi cosa, si mette lì a parlare. Diciamo è un modo per intrattenersi, per mostrare alle altre persone che si è lì e poi magari anche perché si è lì perché si vuole incontrare qualcuno, quindi si resta nel foyer nella speranza di incontrare la persona che vogliamo incontrare e quindi poi magari andare a placcarla alla prima occasione, perché appunto la maggior parte delle persone lì è o per rinnovare delle amicizie o comunque per stringere nuovi rapporti o comunque per mostrarsi all'interno di un determinato ambiente. Quindi l'importante di questo tipo di eventi è far vedere che si è lì, che ci si può andare, che si è lì, che si sta partecipando. Quindi la cosa è andare e far vedere che si è lì. Quindi arrivare con anticipo, poi fermarsi al caffè, prendere qualcosa e appunto restare sotto gli occhi di tutti. Poi appunto quando comincerà magari a mancare un quarto d'ora, 10 minuti all'inizio dello spettacolo, si va al proprio settore. Se non si è addestrato per il proprio settore, chiedere alle maschere. Solitamente sono vestiti in scuro, nei teatri più grossi hanno anche delle divise, magari con i mantelli, dipende, sono molto belle secondo me. Quindi chiedete alle maschere, vi accompagnano al vostro posto e diciamo il momento sociale, il momento che caratterizza le prime è terminato, perché lo spettacolo comincia, si svolge, appunto solitamente non applaude quasi nessuno se non magari alle arie super famose o comunque al finale, perché appunto il pubblico di solito non è così preso dallo spettacolo. L'altro momento di grande interesse è naturalmente l'intervallo in cui appunto ci si alza, si ritorna in foyer o magari se si è ricevuto l'invito di andare a trovare qualcuno in un palchetto, si va nel palchetto per appunto incontrare o si va nel retropalco di qualcuno se si è stati invitati. Quindi insomma quello è il momento solitamente in cui ritorna questa parte sociale, questa parte mondana per poi appunto interrompersi naturalmente per l'inizio dell'opera di nuovo, per poi appunto concludersi, quando poi si tratta appunto della fine dello spettacolo, tutti si avviano al di fuori del teatro e quindi poi lì dipende da come è andata la serata, diciamo, i programmi che ci sono. Per cui diciamo che in base a come ce la siamo giocata durante la serata, l'esodo al di fuori del teatro avrà, diciamo, esiti più o meno felici, più o meno sperati. Quindi ecco, diciamo, la prima è uno spettacolo, ma soprattutto è un evento sociale. Dicevamo però che ci sono due tipi di prime. L'apertura di stagione e invece, diciamo, la prima rappresentazione di un'opera all'interno di una stagione. Quindi se per la prima di stagione, l'apertura di stagione, appunto, l'opera è la prima opera dell'anno del teatro, la prima, diciamo, normale invece è la prima rappresentazione di un'opera all'interno del cartellone. Per cui, diciamo, si ripresenta anche in questo caso tutta la questione delle prime, naturalmente se sono di sera soprattutto, quindi i vestiti, però comunque è meno formale, un po' meno ampollosa la questione, un po' meno pomposa la cosa. Comunque, molto probabilmente ai signori sarà ben accetto l'utilizzo del frac o dello smoking, delle signore sempre abito da sera, però anche in questo caso comunque c'è un po' più di libertà.
non è una cosa incredibilmente formale. Naturalmente niente jeans, niente scarpe da ginnastica, niente di ciò che riguarda lo sportivo. Magari anche i signori possono usare con magari sempre degli abiti, quindi giacca, pantaloni, ma comunque magari con del colore o comunque qualche accessorio particolare, insomma. C'è un po' più di libertà, ci si può sperimentare, si può essere anche un po' più eclettici, ecco, in questo senso. Anche in questo caso ritroviamo sempre le persone più influenti del contesto sociale in cui si trova il teatro, magari non troviamo però dei personaggi che magari non fanno parte della città, non fanno parte di quel contesto e che magari troviamo solamente all'apertura di stagione, che è un evento ancora più formale, ancora più importante. Anche in questo caso il cast che andrà a eseguire l'opera sarà di primo ordine, infatti c'è sempre appunto il cast della prima e il cast magari o altri due cast o un altro cast che magari si alterna col cast della prima per le altre repliche, però ecco, nel senso, il cast delle prime solitamente è sempre proprio il top di gamma. Per quanto riguarda invece le altre repliche, quindi adesso che abbiamo visto l'apertura di stagione, la prima appunto come prima replica di un'opera in cartellone, insomma, ci sono poi tutte le altre repliche, sempre possono essere serali, pomeridiane, dipende. Anche queste hanno un po' le loro, diciamo, cerimonie, le loro tradizioni, però comunque questo era il video dedicato alle prime, magari le opere serali normali o le opere del pomeriggio, che tra l'altro poi sono le mie preferite, io vado sempre alle opere di pomeriggio, mi piace molto di più, magari queste le trattiamo in un altro video dedicato o magari soltanto a questo tipo di spettacoli. Spero che intanto questo video vi sia piaciuto, un po' più diciamo mondano, un po' da salotto, ecco. Un'ultima cosa prima di salutarci, apro una parentesi, se doveste avere piacere ad andare a un evento come una prima, non fatevi assolutamente problemi ad andare, nel senso che è vero, ci sono tutti questi, diciamo, tradizioni, queste cerimonie, però uno intanto le cose si imparano facendole, si impara andando, anche tutto quello che ho imparato l'ho imparato andando a teatro, per cui andate a teatro, fate le vostre esperienze, sperimentate, trovate un po' il vostro rituale per andare a teatro, per cui ecco, anche se magari la prima è magari un evento che almeno io personalmente non consiglio per chi va all'opera la prima volta, perché è un po' disorientante, c'è già il teatro, l'opera da considerare, gli spazi del teatro da esplorare, anche le tempistiche, insomma ci sono tante cose da considerare, per cui magari ecco anche aggiungerci la prima è un po' tanto da gestire, però se avete l'occasione sicuramente non rinunciate ad andare a teatro perché è una prima e non siete mai stati a teatro, anzi andateci, divertitevi, anzi sbizzarritevi con l'abbigliamento, con quello che vi piace e appunto divertitevi, passate una bella serata. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento qui sotto se vi piace questo tipo di video, anche un po' più, non so, esuberante. Noi intanto ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video, ciao!